Ciao lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Vi ricordo, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale di YouTube, di lasciarmi qualche commento, insomma, in modo anche da aiutarmi a far crescere il canale e da lasciare i vostri pareri al passaggio. Per chi non lo sapesse, questo è un canale dove parliamo di letture, di fumetti e di libri. Oggi siamo qua per la recensione di una delle mie ultime letture, che è questo, che è Dreams, scritto e disegnato da Francesca Da Sacco e edito da Edizioni O. Vi dico subito, per onor di cronaca, che Francesca è una mia cara amica, quindi ovviamente io vi dirò il mio giudizio, che magari potrebbe essere filtrato dall'amicizia, non lo so. Ad ogni modo, insomma, ve lo dico in modo tale che insomma, sia giusto essere limpidi quando vi parlo delle mie letture. È sicuramente un volume che ho amato molto, dei lavori di Francesca è sicuramente quello, secondo me, più riuscito, se non altro, infatti perché è l'ultimo e quindi mano a mano ogni autore riesce a crescere e Francesca non è da meno. E che cos'è Dreams? Dreams è una raccolta di piccole storie molto brevi a fumetti che raccontano temi molto importanti della vita. Francesca è un'autrice, per chi la conosce, che ha questa caratteristica, racconta temi importanti, profondi, anche molto impegnativi psicologicamente, attraverso uno stile di disegno e uno stile di narrazione molto fanciullesco. Quindi in questo, come in tutti i suoi altri lavori, affronta tematiche importanti. Innanzitutto andiamolo a vedere. Questa è la cover. Questa è la costa, che non si vedrà mai, ok? E questo è il retro, ok? È uscito al costo di 14 euro per appunto le edizioni O. Vi lascio comunque poi nell'info box il negozio, l'Etsy shop che loro hanno, se siete curiosi di andare a dare un'occhiata. È uscito in questa versione flessibile. Io ho già detto a Francesca che avrei apprezzato per questo volume, data l'intensità della storia, un volume magari più da collezione da tenere in libreria con magari una copertina rigida. Ad ogni modo è uscito così impossurato, sicuramente un volume all'apparenza molto semplice da leggere, perché ha 128 pagine, è appunto una raccolta di fumetti. Andiamolo a vedere all'interno, così insomma vi faccio capire sullo stile di disegno di Francesca. Ecco, questo per esempio sono delle pagine interne. In questo volume raccoglie più storie e ognuna ha uno stile leggermente differente dall'altro, ma lo stile narrativo di Francesca insomma è riconoscibilissimo. Immagini che non vi facciano troppo spoiler, ecco qua. Che cosa affronta in questo volume? È una raccolta, abbiamo detto, quindi sono tutta una serie di piccole brevi storie, se non l'ultima che è un po' più lunga, ma sono comunque tutte brevi storie, in cui tratta un tema profondo della psiche umana, della parte nascosta della psiche umana. Alcune storie sono psicologicamente molto impegnative, per esempio Non ho paura del buio, l'ho trovata molto faticosa psicologicamente per me da affrontare, perché poi insomma vanno a trattare di argomenti appunto che fanno riferimento alla nostra psiche, alle nostre paure più profonde. Invece per esempio ci sono storie un po' più leggere che fanno riflettere, come per esempio quella che è per me la mia preferita, che è Il mio vicino, che parla appunto della vecchiaia, insomma. Io un po' lo definisco il piccolo principe a fumetti, perché con questo stile molto fiabesco ci va a raccontare situazioni molto psicologicamente molto impegnative, insomma. Sicuramente non è un fumetto adatto ai bambini, proprio perché i temi affrontati sono impegnativi, appunto, profondi. Non è assolutamente un fumetto per bambini, è un fumetto che ti lascia pensare, per questo io dicevo un'edizione da collezione, perché è uno di quei lavori che ti lascia pensare, che poi ogni tanto magari ti puoi andare a riaprire, rileggere una storia, e sicuramente è un volume che una volta chiuso ti porta a ripensare spesso alle cose che ha raccontato, e quindi da questo punto di vista secondo me è un volume ottimo, un volume vincente. Sicuramente se siete amanti di letture semplici come
tempi di letture, quindi non volete dei mattoni troppo impegnativi, ma volete comunque delle storie che trattino temi profondi e insomma importanti, sicuramente questo è un ottimo volume. Ci sono molte storie che parlano anche ce n'è una appunto in particolare che parla appunto del crescere, ma storie che parlano proprio delle aspettative dall'infanzia all'età adulta. Comunque sicuramente un volume da scoprire, perché poi ogni storia, malgrado sia molto breve e raccontata con questo stile di disegno molto semplice, alla fine appunto ti fa pensare, ti porta a pensare. È un volume che consiglio assolutamente sì, soprattutto se state cercando qualcosa di originale, diverso dal solito da leggere, ma che vi lasci qualcosa come lettore. Quindi e questo per oggi è tutto. Voi fatemi sapere se conoscete i lavori di Francesca. In realtà sul canale di Francesca c'è anche un'intervista, perché lei non solo scrive e illustra libri impegnati per adulti che fortunatamente edita anche in Italia attraverso soprattutto l'edizione O, ma è anche scrittrice di fumetti e illustratrice di storie per bambini, quindi trovate sul canale una sua intervista. Io comunque ve la lascio su nelle schede e giù nell'info box. Quindi se volete scoprire un po' di più di questa autrice potete andarvi a vedere, a recuperare l'intervista per scoprire qualcosa di più. Ad ogni modo per oggi è tutto. Fatemi sapere se conoscevate i lavori di Francesca, se li conoscete fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino nell'info box. Se amate i suoi lavori, se avete letto Dreams, se avete letto altri lavori precedenti di Francesca, fatemelo sapere appunto con un commento. Se invece non la conoscevate, fatemi sapere se vi ho incuriosito. Fatemi anche sapere che cosa state leggendo voi in questi giorni e soprattutto se vi sta piacendo. Per oggi è tutto, io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia, vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!